Cominciamo dall'impasto. In una ciotola verso la farina, l'acqua, l'uovo, l'olio extravergine d'oliva, il sale e comincio ad impastare con una forchetta. Raggiunta questa consistenza mi trasferisco sul piano di lavoro e continuo a lavorare fino a ottenere un impasto liscio ed elastico. Eccolo qua, lo lascio riposare coperto per circa 30 minuti. Passiamo alle pesche, le sbuccio e poi le taglio in pezzi di circa 3 cm. Abbiamo scelto di utilizzare le pesche perché sono perfette per questo dolce. Polpose, succose, dolci ma non stucchevoli. Se preferisci puoi anche utilizzare una parte di albicocche. E giù in ciotola. Aggiungo zucchero di canna, pan grattato. Questo nello strudel classico viene prima abbrustolito nel burro, ma nella nostra versione estiva, per stare ai fornelli il meno possibile, abbiamo deciso di saltare questo passaggio. Burro fuso, noci pecan, vaniglia e la scorza di un limone non trattato. E ora una bella mescolata. È il momento di stendere l'impasto. Per farlo avrò bisogno di un canovaccio, uno spolvero di farina e un matterello. E soprattutto un po' di pazienza, perché l'impasto va steso molto sottile. Si dice che attraverso la sfoglia ben tirata dello strudel si debba poter leggere in trasparenza una lettera d'amore. È un modo romantico per dire non siate pigri e continuate a stendere. A questo punto spennello tutta la superficie con del burro fuso. Verso il ripieno su un lato e comincio ad arrotolare aiutandomi con il canovaccio. Strudel significa letteralmente vortice e continuo ad arrotolare e modellare. Opla! Sigillo bene i bordi, trasferisco il rotolo ottenuto su una teglia coperta di carta forno e spennello tutta la superficie con altro burro fuso. E posso cuocere a 200 gradi per 35 minuti in forno statico. Un velo di zucchero ed ecco lo strudel di pesche. Buonissimo da solo, impareggiabile con la panna montata. Buon appetito!